Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere i movimenti energetici per i single per il mese di dicembre e iniziamo con il segno dell'Ariete. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui. E trovate anche sempre in descrizione il link al video per il corso di tarocchi di gennaio 2024. Ragazzi, vi chiedo scusa per la voce, ma sono un po' influenzata, quindi oggi mi prendete un po' così come sono. Va bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Eccole. Allora, partiamo con il mondo. 3 di coppe, un asso di denari, un 2 di spade e un 5 di bastoni. Mm. Allora, devo dire che la prima parte di dicembre promette bene, nel senso che sento che l'energia del mese è piuttosto movimentata, anche proprio con tanta movida, devo dire. C'è la carta del mondo, quindi mi viene da dire che potrebbe esserci come la conclusione di un ciclo per qualcuno, mentre per qualcun altro potrebbe fare riferimento a un viaggio. Magari state organizzando un trasferimento, un trasloco, c'è qualche cosa che ha a che vedere con uno spostamento che probabilmente per molti è stato anche un obiettivo. Vi dico, abbiamo un 3 di coppe, il 3 di coppe parla di festeggiamenti, parla di, ehm, sì, del ritrovarsi con gli amici, del celebrare, del condividere. Quindi sento che sarà un mese piuttosto gioviale e poi vi dico che avendo anche questo asso di denari promette bene. Partiamo dal mondo, andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo l'imperatrice, un 10 di pentacoli e un re di coppe. Allora, qui ragazzi ci può essere una questione a livello familiare se proprio non avete nessuno, quindi è uno stare bene in famiglia, è come se ci fosse stato il raggiungimento di un risultato perché abbiamo anche questo 10 di pentacoli. Ripeto, può essere o la conclusione di un contratto, magari per una casa, qualche tipo di eredità o di aiuto che è arrivato e che comunque vi sta aiutando. E per qualcuno sì che è proprio un trasferimento. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un 5 di coppe, scusate, un 5 di denari e un 4 di coppe. Che interessante. Il 3 di coppe ha anche un significato alternativo a quello dei festeggiamenti, che è quello della relazione a 3. E siccome qui abbiamo un 5 di pentacoli e un 4 di coppe, può essere che ci sia qualche, diciamo, riunione alla quale qualcuno può essere che non vorrà partecipare. Ho come questa sensazione. Per altri ragazzi, se conoscerete, perché comunque qui c'è un re di coppe all'inizio del mese, quindi se conoscerete questo re di coppe all'inizio del mese, vi dico che potrebbe arrivare dopo, quindi verso la metà, la notizia del fatto che magari questa persona potrebbe o essere impegnata o essere in fase di trasmutazione della relazione che ha, però comunque diciamo che la persona non è completamente libera. Andiamo a vedere questo asso di denari. 2 di coppe
e l'eremita, che è interessante, è come se qualcuno non volesse scendere a compromessi. C'è comunque un asso di denari, quindi è come se ci fosse un inizio, magari di tipo anche concreto, però il fatto che il 2 di coppe sia il contrario e che ci sia anche l'eremita, ho come l'idea che qualcuno si mantenga un po' per fatti suoi, non voglia tanto scendere a compromessi. ehm, Può essere anche proprio il desiderio di allontanarsi da questa persona perché non si è disposti a stare in una relazione a tre. C'è comunque un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 2 di spade. Giudizio e regina di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 5 di bastoni. Regina di coppe e morte. Ragazzi, qui ho capito perché non vorrete scendere a compromessi, perché non siete più disposti ad accontentarvi delle briciole. È come se arrivaste ad un punto dove sì, ok, persona bella, ci si trova bene, c'è la possibilità di questo inizio concreto, però qui non riuscendo a vederci chiaro, cioè se c'è già una situazione in piedi, come possiamo comprometterci, come possiamo trovare un equilibrio, come possiamo venirci incontro, insomma, è un po' come un ok, però guarda che io non mi accontento più del poco tempo che passiamo insieme, sì, del non viverci, perché in questo modo è come se non vedeste futuro per la relazione. Però vi dico che qui abbiamo anche un 5 di bastoni e sento che questa è una sorta di Mhmm, come vi posso dire, non è proprio un ultimatum, però è come un rendervi conto, che se volete di più dovete, diciamo così, lottare per quello che volete. Mh. C'è la morte, c'è come da lasciarsi indietro determinati atteggiamenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Vi dico, il potenziale di conoscere una persona nuova c'è, anche se sento che molti hanno già puntato gli occhi su qualcuno. Ci potrebbe essere una, anche se, diciamo che si potrebbe proprio sviluppare un'amicizia, una confidenza con questa persona, però è come se questa persona avesse già delle relazioni in piedi, avesse già delle questioni in piedi. E qui è un po' come appunto dire no, guarda, in una relazione a tre non ci sto, piuttosto sto da solo, sto da sola, perché una relazione a tre non mi nutre come io vorrei, perché comunque il tempo che ci si può dedicare è meno e via dicendo. Andiamo a vedere un angelo del cuore. Dai una possibilità alla tua relazione, interessante. Qui si dice di non scendere a compromessi, non di, diciamo, tagliare la relazione. Stavo guardando la morte perché la morte taglia, effettivamente. Qua dice lavora sulla coppia e io qui vi ho detto di lavorare sugli atteggiamenti. Relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato? Oh, che interessante, ragazzi. Qui stavo guardando se avevo qualche carta. Sì, abbiamo il giudizio e abbiamo il 2 di coppe, quindi potrebbe anche essere una relazione di tipo karmico con questa persona dove magari avete lasciato qualche cosa in sospeso e dovete chiuderlo, insomma. E poi abbiamo riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Wow, ragazzi, qui effettivamente con la carta del giudizio potrebbe essere. Vi dirò che non lo sento poi per tanti, però magari per qualcuno potrebbe risuonare. E vedendo queste due carte
insieme si può trattare, come vi dicevo appunto prima, di una relazione del passato, di un'altra vita, insomma, che si ripresenta perché avete ancora da mettere in equilibrio certe cose. Mm? Vi dico, ognuno di noi è libero di riprendere, accettare nella propria vita certe persone, certe dinamiche che magari ormai fanno parte del passato, oppure rifiutarle, se voi proprio non volete più sapere niente delle persone che avete frequentato in passato, basta dire no. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like. Se avete piacere potete scrivere un commento, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici del Leone. Anche per voi andiamo a vedere quali saranno le energie disponibili per i single per il mese di dicembre. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024. Quindi andate a curiosare nella descrizione del video. Bene, le energie disponibili per il mese di dicembre partono con un 6 di spade. Sette di coppe. Abbiamo la forza, un re di coppe e un 7 di bastoni. Guardate ragazzi, qui è come se si iniziasse dal prendere le distanze da qualcuno, da qualcosa, da un'idea, da un luogo anche. C'è questa necessità perlomeno. Tenete presente che quando c'è il 6 di spade si fa sempre riferimento alle credenze limitanti, quindi può essere che ci sia qualche pensiero che magari vi blocca un pochettino. E qui arriviamo al 7 di coppe, che è una carta comunque di illusioni materiali in realtà, ma anche è una carta di possibilità che si aprono. Guardate, vedendole così vedo che è un po' come se dovesse solo fare una sorta di passo per allontanarvi da un posto, da una situazione, da un pensiero e da lì in avanti vi si aprono un sacco di possibilità. Con la carta della forza c'è anche questa sorta di apertura del cuore e poi abbiamo un bellissimo re di coppe. Quindi ragazzi vi dico che molte persone incontreranno qualcuno di importante, potrebbe essere qualcuno che ha un certo tipo di spessore emotivo. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo un 2 di spade, un 5 di coppe e la regina di spade. Scusate. Allora, devo dire che probabilmente quello da cui vi dovete allontanare sono certe rigidità mentali, certe attitudini di carenza, mi viene da dire, perché è come se non vi accorgeste che state un pochettino alimentando questo rammarico del passato. Abbiamo la regina di spade dice sempre di fare come dei progetti, dei programmi, ma è anche una carta che parla di rigidità. Probabilmente qualcuno qui ha bisogno di pulire un po' i pensieri. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo un fante di coppe e un papa. È come se si aprissero possibilità di tutti i generi, veramente, da persone molto giovani a persone più mature di voi, potrebbero essere persone già sposate, potrebbero essere persone anche di tipo spirituale per qualcuno. E vi dirò che avendo anche il Papa, qui qualcuno potrebbe, diciamo, avvicinarsi a, o a un personaggio che può essere una guida o a qualche corso
che può far da guida e lì probabilmente si potrebbero aprire queste possibilità di conoscere nuove persone. Ovviamente non è così per tutti. Andiamo a vedere la forza. Re di Pentacoli, Regina di Coppe e Giudizio. Ragazzi, potrebbe anche farsi vivo qualcuno del passato, vi dirò. E per qualcuno è come rendersi conto a fine mese di qualcosa, perché c'è il giudizio, come se arrivasse una consapevolezza, o per qualcuno una chiamata, una telefonata, un'email, un WhatsApp, qualcosa. Però è come se arrivasse una notizia, magari anche da lontano. Mi dicono notizia tra le righe, quindi è un po' come se vi rendeste conto di qualche cosa, non perché ve lo dicano in modo diretto, ma perché magari state ascoltando la conversazione di qualcuno o perché la persona in essere usa determinate parole che vi fanno capire certe cose. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Uh, Cavaliere di Bastoni. Asso di pentacoli e tre di spade. Ci deve essere sempre una carta brutta che rompe le scatole. Allora, allora, vabbè, tre di spade può essere una carta di sofferenza perché quando si inizia, perché c'è un asso di pentacoli, un inizio concreto, quando si inizia comunque una nuova relazione, e qui lo vedo, ragazzi, perché tra il cavaliere di bastoni e il re di coppe potrebbe proprio essere una nuova relazione, però è come se cambiassero gli equilibri. Quindi una persona comincia a entrare in sofferenza perché rivive un po' le paure del passato. Andiamo a vedere il sette di bastoni perché effettivamente quello è l'atteggiamento che avrete di difesa. E infatti, non vi fiderete dell'altra persona, la torre e il tre di coppe. Non vi fiderete dell'altra persona, sarete anche un po' pungenti, devo dire. E farete, c'è la torre alla fine, ok? Quindi qualche tipo di certezza cadrà. O sarà la vostra, o sarà la certezza che farete cadere all'altro. Sapete, ci sono quelle persone che arrivano molto sicure di sé, fanno due moine e pretendono che voi cadiate ai loro piedi, e invece voi direte no, non è così semplice. Togliti dalla testa certe idee, no? Guardate, personaggi ce ne sono tanti, qualcuno potrebbe ritornare dal passato e ho anche la sensazione che sarà una cosa casuale, cioè incontrerete questa persona per caso in un centro commerciale, piuttosto che, mi hanno detto centro commerciale, però comunque un posto dove si fanno compravendite, o dove ci sono bambini. Ok, prospettive ce ne sono, sta a voi scegliere fondamentalmente. Lasciate un po' indietro questa rigidità mentale del passato, dovuto magari a delle esperienze vecchie, e apritevi a quello che è nuovo, ragazzi, perché possibilità ne arrivano tanti. Arriva anche un'ispirazione, una guida. Però abbiamo una, due, tre, quattro, cinque figure. Quindi voglio dire, gente interessante da conoscere ce n'è. Anche voi, diciamo, più verso la seconda metà del mese tenderete ad aprirvi anche un pochettino di più a tutte queste possibilità, però ecco, non rimanete troppo aperti, nel senso, mantenete questo senso di allerta nei confronti soprattutto delle persone nuove, e qui non accettate, diciamo, promesse che potrebbero essere vane. Mm? Andiamo a vedere ancora un oracolo da parte degli angeli. Giocosità, oh che bella. Per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Mm, Qui c'è qualcuno che ha bisogno di lavorare sul proprio bambino interiore, sul riscoprire l'apertura del cuore. Qui c'è un senso di sfiducia di base, in voi. Poi magari è solo inerente a questa persona che conoscerete, oppure è proprio vostro nei confronti dell'altro sesso, per X pensieri pregressi che avete.
però qua vi dice di ritrovare un pochettino la giocosità, la leggerezza se vogliamo, nel conoscere una persona perlomeno. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Scusate, sono influenzata. E fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici del Sagittario, anche per voi andiamo a vedere quali saranno le energie disponibili per il mese di dicembre. Come dico sempre ragazzi, scusate, mi sono influenzata, le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024, quindi date un'occhiata alla descrizione, insomma. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per i single del Sagittario. Partiamo con un bellissimo cavaliere di bastoni, 8 di spade, cavaliere di bastoni, 8 di spade, mondo, regina di coppe, 7 di spade. Wow! Ragazzi, partiamo subito con un sacco di energia dirompente. Direi che all'inizio di dicembre è facile per qualcuno che conoscerete una persona molto interessante. E questo cavaliere di bastoni mi fa pensare a una persona molto passionale, molto con tanto entusiasmo, con, come vi posso dire, molta voglia di vivere, intrigante, travolgente, mi verrebbe quasi da dire. Però poi a un certo punto, a metà dicembre, si incupiscono le cose. Abbiamo questo 8 di spade e continuo a sentire la voce. Non è per me, non sono all'altezza, non è per me, non sono all'altezza. Quindi è come se qualcuno vedesse questa persona troppo al di sopra di sé, però vi ricordo sempre che non c'è sopra sotto, cioè non siamo fatti a livelli, semplicemente vibriamo più o meno similmente. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal cavaliere di bastoni. Allora abbiamo una regina di bastoni, un cavaliere di pentacoli e un 3 di bastoni. Probabilmente può esserci una differenza di età, può esserci una differenza abbastanza importante a livello di... Mi verrebbe da dire ceto sociale, ragazzi, cioè nel senso che magari una persona di voi due è abituata a stare, non lo so, vi faccio un esempio stupido, per farsi le vacanze in campeggio, mentre l'altro non rinuncerebbe mai alle vacanze in hotel a 5 stelle, per farvi capire, come se aveste gusti diversi, come se foste focalizzati su vibrazioni diverse. Ed è da qui che secondo me arriva questo 8 di spade perché è come un ma come potremmo amalgamarci in un futuro essendo così diversi? Andiamo a vedere l'otto di spade. Imperatore. Sì, è come se non si... Imperatore, fante di coppe, eremita e 8 di bastoni. È come se non ci fosse un senso di sicurezza. Probabilmente come si dice, vi invaderanno i pensieri di carenza, perché l'otto di spade è una carta di autosabotaggio, parla dei pensieri di carenza che potrebbero arrivarvi, tipo quelli che vi ho detto prima, tipo il non posso fare nient'altro, tipo preferisco star da sola piuttosto che rischiare di star male perché non vedo la stabilità della relazione. Però è una cosa che andrete a risolvere, ad attenuare attraverso il dialogo con l'altro. E vi dico, qualcuno può anche essere che proprio non abbia, cioè, come se fosse
reticente a frequentare un'altra persona, come se dicesse piuttosto sto da solo, però non solo in riferimento alla persona nuova, ma proprio in generale. Come se, sapete, ci sono delle persone che fanno delle promesse a se stesse, no? Quando stanno tanto male, poi dicono, boh, prometto di non innamorarmi più, o cose di questo genere. La vedo un po' su questo stile. Ovviamente non risuona per tutti, questa chiave di lettura, però andiamo a vedere il mondo. Asso di pentacoli e regina di denari. Allora, qui ci può essere un viaggetto, magari per le vacanze natalizie, chi lo sa. Ehm, se per esempio ci fosse distanza tra di voi, potrebbe essere che ci si riunisce, insomma. Però è strano perché sia la regina di pentacoli che l'asso di pentacoli sono al contrario, è come se qualche cosa facesse fatica a concretizzarsi. È vero che quando c'è il mondo si parla di un ciclo che si chiude, però poi l'asso di denari è quella parte che per ripartire ci mette un po'. Andiamo a vedere l'argine di coppe. Wow, diamanti, morte e giudizio. La peppa, abbiamo 3 arcani maggiori, per spiegare la regina di coppe. Guardate ragazzi, io il mese lo sento molto intenso. Molte persone potrebbero veramente vivere un innamoramento forte. Si tratta anche un po' di togliervi questi pensieri negativi, migliorate il dialogo, cercate di esprimere meglio voi stessi. Toglietevi le maschere, andiamo a vedere anche questo 7 di spade. 5 di bastoni. E regina di spade. Sono i pensieri che vi fregano fondamentalmente. Perché anche qui la regina di spade parla di una certa rigidità a livello di pensieri. Qui abbiamo un 7 di spade, che è una carta collegata molto all'ego e anche un po' al senso di avidità. È collegata a qualcuno che è disposto a dire di tutto per ottenere quello che vuole. Ok, quindi fate attenzione a quello che dite, visto che qui avete la carta di comunicazione e attraverso la comunicazione potreste togliervi da questo 8 di spade. Però guardate, fondamentalmente vedo come una rinnovata maturità in voi, può essere proprio anche un sentimento, ok? C'è il giudizio, per qualcuno si può trattare di una questione del passato che viene tagliata, ragazzi, come per dire se c'è stato qualche cosa che vi ha messo in dubbio, che vi ha fatto sorgere quest'otto di spade, è un po' come metterci una pietra sopra. Vi dico, notizie e comunicazioni in questo mese tante. Ci saranno anche delle prese di consapevolezza con la carta del giudizio. Io credo che qualcuno realizzerà di essere innamorato. È un po' come mi sento come non mai, però occhio perché se vi siete fatti la promessa del non mi innamoro più, qui potrebbe essere quella la bugia che vi state raccontando, il non voler accettare che forse questa persona sì vi ha preso proprio bene. Andiamo a vedere ancora un oracolo degli angeli. Quanti? Pensa con ottimismo alla vita amorosa, infatti non vi autoboicottate. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Quindi apritevi alla comunicazione, fate un'autoanalisi, cercate di capire dove vi state mentendo. Poi abbiamo esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. Forse l'asso di pentacoli fa riferimento proprio a quello, fate qualcosa di concreto. Mettete un seme. L'asso di denari fa anche riferimento a un dono, a un regalo, molte volte, quindi può essere quel gesto del pensiero, ti porto un pensiero. 4 ne sono uscite. Poi abbiamo vero amore, questo è l'amore della tua vita. Wow! Avevate anche gli amanti e la regina di coppe, ragazzi. E il giudizio. Qui fatemi vedere.
No, c'è solo il giudizio e il mondo e gli amanti. Beh, insomma, sì, per qualcuno potrebbe anche essere una questione di tipo karmico, volendo. Se ci fosse la ruota della fortuna lo sarebbe sicuro. Però, insomma, visto che abbiamo questo richiamo al passato, e poi, ecco, appunto, lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Magari questo richiamo al passato è proprio di ripulirsi dalle energie, di tagliare quelle energie pesanti che si, diciamo, ricreavano nelle relazioni passate e iniziare a comunicare per creare una relazione più in equilibrio, scusate. Più in equilibrio, più in armonia, più, diciamo, in luce. Mm? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, iscrivervi, condividere il video, abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!